Ciao a tutti, io sono Fabio Gagliardi. Ciao, io sono Martina Lupi. Benvenuti sul divano dei Tuparuia. Benvenuti. Questo è il primo di tanti video, speriamo, che faremo sul didgeridoo e altri argomenti. Oggi vedremo principalmente la pulizia del suono e gli armonici sul didgeridoo. Per suonare il didgeridoo, la prima cosa, la cosa più importante, non è come molti pensano la respirazione circolare. Quello è fondamentale, però prima di affrontare la respirazione circolare bisogna avere un suono pulito, ovvero un suono senza troppa aria. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'aria che io emetto per ottenere un buon suono è quella semplicemente che mi serve per far vibrare le labbra. Tutto il resto è in più, non va bene, ok? Spesso si prova a imparare la respirazione circolare su un suono così. Impossibile, tempo perso. Quindi, prima cosa in assoluto, pulizia del suono, quindi togliere quest'aria in eccesso e appunto ottenere un suono pulito. Solo così si potranno sentire anche gli armonici e si potrà avere appunto una facilità per fare la respirazione circolare. Perché non dimentichiamoci che il didgeridoo altro non è che un amplificatore. Amplifica quello che io faccio con le labbra. Se io faccio questo, il suono sarà così. In realtà, anche se questo qui è un bellissimo strumento di Andrea Furlan, il nostro grande amico e costruttore, Ciao Andrea! io non ho bisogno del didgeridoo per suonare il didgeridoo. Vi faccio un esempio. È tutto sulle labbra. Io posso fare questo. Se lo fa. Noi sempre andiamo in giro e ci esercitiamo così, in questa maniera. Allora, parlavamo appunto di pulizia del suono per ottenere gli armonici. Che cosa sono gli armonici? Esatto, siccome io sono la parte, quella un po' borderline e la musicista e lei vi spiegherà cosa sono gli armonici. Allora, noi tutti sappiamo che per ottenere un buon suono e per udire un buon suono, questo suono deve avere una ricchezza, dobbiamo riuscire a sentire questo suono tondo. Allora, quello che possiamo dire è che qualsiasi corpo vibrante produce, oltre a un suono fondamentale, altri piccoli suoni che lo compongono e questi si chiamano suoni armonici. Questi suoni hanno un numero di vibrazioni doppio, triplo, quadruplo e sono udibili fino a un certo punto dall'orecchio umano, però in realtà queste vibrazioni vanno avanti fino all'infinito ed è proprio una sequenza che possiamo trovare fissa per ogni tonalità. Troveremo all'inizio la nota fondamentale, dopodiché ci sarà l'ottava successiva, poi ci sarà una quinta, poi un'ottava ancora successiva, poi una terza, una quinta, una settima, un'ottava ancora successiva e via dicendo. Questa sequenza si ripete all'infinito. E poi non dimentichiamoci che appunto la pulizia del suono per suonare il didgeridoo è fondamentale, ovviamente su tutti gli strumenti lo è, ma sul didgeridoo in particolare perché noi stiamo suonando un'unica nota, una nota sola. Per cui se questa nota non è ricca di armonici ed è appunto sporca, viene proprio un pastrocchio, insomma. Certo. Per ottenere gli armonici sul didgeridoo bisogna muovere la lingua dalla posizione di I, dove abbiamo appunto l'armonico più acuto, alla posizione di O. Una piccola precisazione, la lingua nella posizione della I poggia la punta alla base dei denti, quindi nell'arcata inferiore, I, mentre i lati della lingua spingono la parte dell'arcata superiore esterna, cioè sempre all'interno però la parte laterale. Esatto. I,
imparare a pronunciare bene le vocali, quindi a capire anche che cosa avviene nella bocca nel momento in cui pronunciamo le vocali, che poi comunque è una pratica quotidiana, però magari se non siamo specializzati in canto oppure se non diamo attenzione appunto non mettiamo l'attenzione, nonostante sia una pratica quotidiana, non sappiamo bene cosa avviene. Quindi prendiamoci un attimo del tempo per capire come scandiamo all'interno della bocca le nostre vocali. Quindi in questo caso abbiamo detto la I, dopo la I troveremo la dove la lingua arretra leggermente, ma la posizione comunque è vicina, quindi e, lascio cadere un pochino la mandibola, allentando, e soprattutto faccio attenzione a dove picchia l'aria, quindi avrò l'aria proprio davanti, l'aria è in una posizione leggermente arretrata, l'aria sta per toccare il centro del mio palato, a, butto giù di nuovo la mandibola ancora un pochino, creando una rotondità, le labbra si aprono un pochino e l'aria la sento battere al centro della bocca, o. Resto nella posizione della A e modifico solamente l'apertura delle labbra, creando un cerchio, Ora l'aria batte proprio al centro del mio palato, Dopodiché l'ultima posizione che vedremo è la la lingua arretra il più possibile, le mie labbra si chiudono come a dare un piccolo bacio, e sento che il suono si forma proprio alla base della gola, quindi all'inizio della bocca, dalla parte della gola. Quindi u. Questo qui è un ottimo esercizio anche di consapevolezza per capire, appunto, come diceva Martina, dove sono posizionate tutte le vocali e le posizioni soprattutto della lingua. Noi quando emettiamo gli armonici sul didgeridoo abbiamo la difficoltà che non possiamo muovere le labbra, quindi non possiamo articolare in questo modo perché le nostre labbra stanno vibrando. Dobbiamo muovere la lingua senza muovere le labbra. Per facilitare inizialmente la cosa, vediamo 3 armonici, la I, quindi l'armonico più acuto, più vicino ai denti, la E, quello in mezzo, e la O. Vi faccio ascoltare. Chi fosse in grado già di fare la respirazione circolare può respirare sulla O, perché la lingua è indietro, è più semplice respirare. Ok. Questi 3 armonici sono fondamentali per poi suonare appunto in una maniera più colorata, per avere appunto un suono ricco. Un altro esercizio è quello di muovere la lingua molto lentamente, sempre da I a O, questa volta toccando tutti gli altri armonici, quindi molto lentamente, inizialmente in maniera proprio lenta, e più avanti invece provando a scandire i vari armonici. Vi faccio sentire. Come vedete, io in questo caso non sto facendo la respirazione circolare perché appunto utilizzo pochissima aria per emettere il suono, e questo esercizio appunto è adatto a chi non sa respirare ma a chi vuole pulire il proprio suono. Una cosa molto importante: le guance strette,
così che l'aria non si disperda appunto in bocca e il suono rimanga pulito. Vi faccio sentire la differenza con le guance larghe e le guance strette. È netta proprio. Sì. Adesso segno i vari armonici, sempre da I a O. Ok? L'ultimo esercizio, muovere la lingua da I a O in maniera lenta, ma cercando di accelerare sempre di più. Potete esercitarvi anche con uno yo-yo. Esatto, sì, simpatici. Questo direi che è tutto per questa lezione, la prima. Importantissimo, se vi piace quello che stiamo proponendo, Iscrivetevi al nostro canale. mettete un bel like, condividete, raccontatelo a amici, parenti, vicini di casa. E vi lascerò qua in descrizione il link per andare a vedere il sito di Andrea Furlan, Hard Fiberglass Didgeridoo, e costruisce queste magnifiche opere d'arte, ne fa veramente di ogni tipo. Sì. E niente. E poi fa anche delle imboccature particolari. Questa ad esempio è fatta con delle matite colorate. Sì, Guardate. questa è magnifica. Tra l'altro si può suonare anche senza didgeridoo. Bellissima. Poi ve la potete portare in giro per prendere appunti, insomma, è fantastica. Niente, questo è tutto per oggi e speriamo di risentirci presto. Qualunque cosa potete scriverci, noi saremo felicissimi di rispondervi. Per oggi è tutto. E Grazie speriamo vi sia mille. piaciuto il video. A presto, alla prossima. Ciao. Ciao.